Ecco, vedete, l'intelligenza artificiale, il bacio finale, non ve lo darà. E io invece sì. Ehi tu! Sì, proprio tu che stai guardando questo video. Smetti di utilizzare l'intelligenza artificiale per imparare l'italiano. So che questo è un po' il contrario di quello che vi viene costantemente detto oggigiorno nel 2025, ma in questo video voglio spiegarvi perché l'intelligenza artificiale sta rovinando il vostro italiano. O meglio, perché vi sta impedendo di risultare più naturali nel parlare italiano. Ora, se siete come la maggior parte dei miei studenti, probabilmente utilizzate l'intelligenza artificiale per studiare italiano. E non è intrinsecamente sbagliato. Il problema è quando la utilizzate come unico strumento e supporto per il vostro apprendimento. E cioè quando sostituisce metodi più efficaci. Intendo la connessione umana, la conversazione, parlare. Sì, lo so, potete parlare anche con ChatGPT, è vero, ma non c'è veramente quella connessione umana. E poi sicuramente ci saranno degli aspetti negativi, degli svantaggi nel fare questo. L'intelligenza artificiale, lo dice la parola stessa, è artificiale. Si crea quindi un ambiente artificiale e non reale. Insomma, non sarete davvero immersi in una conversazione reale che potrete incontrare quando venite in Italia. È vero, se siete timidi, se non siete abbastanza sicuri del vostro italiano, questo può essere positivo, perché voi potete pensare, oh, mi sento molto in imbarazzo, mi vergogno quando devo parlare con gli italiani, ma con il mio telefono e con ChatGPT è più facile. E lo è davvero, ma non vi prepara per una conversazione naturale con le persone, ad esempio quando viaggiate in Italia o se dovete sostenere un colloquio, un esame in italiano. Fare conversazioni naturali con i madrelingua significa essere un pochino sotto stress. Fa parte dell'esperienza e non potrete fare davvero dei progressi se non uscite dalla vostra zona di comfort. Perciò, primo problema dell'uso dell'intelligenza artificiale per imparare l'italiano, non vi mette sotto pressione e quindi non vi abitua alle conversazioni reali. Ma c'è anche un secondo problema, e cioè non vi stimola. Parlare con un'intelligenza artificiale a lungo andare vi renderà pigri. Non vi sentite in dovere di fare una buona impressione. Non vi sentite costretti a prestare attenzione alla struttura delle frasi, alla pronuncia, al modo in cui parlate, al vocabolario che scegliete. Quindi, se volete fare conversazione con gli italiani, e immagino che voi studiate l'italiano per questo, o anche per questo, dovete parlare con gli italiani. Altro problema dell'uso dell'intelligenza artificiale. Finirete per imparare l'italiano dei libri di testo. Ma Graziana, l'italiano dei libri di testo è corretto. È vero, lo è, ma non è necessariamente l'italiano che gli italiani usano ogni giorno.
Se parlate solo con l'intelligenza artificiale, imparerete un italiano perfetto, ma forse un po' troppo perfetto. E se poi venite in Italia, vi sentite un po' a disagio, perché gli italiani usano lo slang, usano accenti. A proposito di accenti, se volete sapere di più sugli accenti regionali italiani, potete guardare il video che ho realizzato proprio su questo argomento. Vediamo insieme delle clip di comici italiani che vengono da diverse parti d'Italia e cerchiamo di capire insieme da dove vengono e quali sono le caratteristiche dell'accento di ogni città. E se guardate quel video vi renderete conto che l'italiano parlato dagli italiani è molto veloce, ha delle cadenze, delle inflessioni, degli accenti, l'uso di parole regionali, di parole informali, di un linguaggio che ChatGPT e i suoi simili non utilizzano. Conoscono? Probabilmente sì, non sempre ma spesso sì, ma non lo utilizzano. Un altro problema dell'intelligenza artificiale è che non interagisce davvero. Cosa significa? Significa che certamente risponderà alle vostre domande, vi farà anche delle domande, ma sarà sempre tutto a un livello superficiale. Perché? Perché manca di curiosità umana. Quando io faccio lezione di conversazione con i miei studenti, faccio domande che vanno al di là della superficie. Se lo studente mi sta raccontando del suo viaggio in Nuova Zelanda, io non mi attengo solo alla superficie, non faccio solo domande come ti sei divertito? Cosa hai fatto? No, quando lui risponde a queste domande, io ne faccio delle altre, più approfondite. Perché? Perché sono umanamente curiosa, sono curiosa di sapere cosa è successo, le sue emozioni, le sue sensazioni, gli scambi che ha avuto con la gente del posto. Qualcosa che manca all'intelligenza artificiale. E questo in realtà ci collega a un altro grande problema: il limite culturale dell'intelligenza artificiale. Ogni cultura ha i suoi usi, i suoi costumi, le sue tradizioni, le abitudini, che sono qualcosa che l'intelligenza artificiale non può insegnare. Se fate delle domande sulla cultura, ChatGPT o i suoi simili non vi risponderanno? Certamente vi risponderanno. È ovvio, ma sarà sempre tutto a un livello superficiale. Perché? Perché l'intelligenza artificiale non vive veramente in quella cultura. Ci sono delle caratteristiche, degli aspetti culturali che solo gli esseri umani possono offrire. Perché l'identità culturale viene dalla nostra infanzia, dalla nostra crescita. Ci sono voluti anni per noi per imparare la cultura. Siamo cresciuti e vissuti in quella cultura. L'intelligenza artificiale no. Ma voi vi siete accorti che quando leggiamo, per esempio, un documento scritto dall'intelligenza artificiale o guardiamo una pubblicità creata con l'intelligenza artificiale, non vi sembrano tutte uguali? Perché quella creatività è propria solo degli esseri umani. E infatti sto notando un po' questo trend. Quando, per esempio, invio la mail della nostra newsletter, di cui mi occupo personalmente, ci tengo a sottolinearlo, mi rendo conto che dalle risposte che ricevo da chi è iscritto alla nostra newsletter, la gente è felice di vedere quel tipo di contenuto e poi spesso provo a rispondere anche a mia volta e la gente è molto felice di vedere che sta interagendo con una persona.
A proposito, se non siete ancora iscritti alla nostra newsletter, vi consiglio vivamente di farlo perché inviamo ogni settimana dei contenuti completamente gratuiti proprio su cultura, lingua, attualità italiana. Tra l'altro, al momento dell'iscrizione potete anche scegliere il vostro livello e riceverete altri materiali preparati in base al vostro livello. Credetemi, ne vale la pena. E quindi, per il futuro, quali sono i piani? L'italiano è una lingua e in quanto lingua va parlata, va usata nella vita reale. E quindi, se potete, dovete parlare con persone reali, usare il vostro italiano in contesti che vi possono creare stress, è vero, che vi possono mettere sotto pressione, ma è solo così che possiamo crescere e che possiamo migliorare e soprattutto solo così che potete abituarvi alle conversazioni in Italia, per esempio, o con italiani. E inoltre, pensate un po', se voi potete prepararvi in questo modo e se voi potete parlare con gli italiani e migliorare il vostro italiano in questo modo, sicuramente tra qualche anno il vostro italiano avrà una marcia in più rispetto all'italiano di chi si è solo preparato con l'intelligenza artificiale. Immaginate un colloquio di lavoro. Uno straniero che ha imparato l'italiano in modo naturale con i madrelingua, uno straniero che ha imparato l'italiano con l'intelligenza artificiale. Quando i due candidati dovranno interagire con la persona che sta facendo loro le domande, secondo voi chi avrà una maggiore possibilità e una maggiore naturalezza nello scambio e nella conversazione? Non credo che io debba darvi una risposta. Ma Graziana, io non conosco nessun italiano. Come posso fare? Sono all'estero. Come posso parlare o migliorare il mio italiano con i madrelingua? Ho la soluzione a questo problema e si chiama italiano intensivo. Come dice il nome stesso, si tratta di diversi pacchetti di ore, appunto intensive, durante le quali potrete svolgere lezioni individuali online con i nostri insegnanti madrelingua qualificati, persone vere. Si tratta di lezioni che potete svolgere quando volete, giorno e ora li scegliete voi. E qual è il vantaggio? Innanzitutto le lezioni saranno su misura per voi. E un altro grande vantaggio: gli insegnanti alla fine diventeranno vostri amici. Perché qual è la cosa più importante? Loro hanno memoria, loro hanno curiosità, quindi nella conversazione loro ricorderanno quello che avete detto la settimana precedente, loro saranno curiosi di sapere di più sulle vostre esperienze, sulla vostra vita e così via. Le interazioni saranno autentiche e il vostro italiano ne gioverà. Credetemi. Vi lascio il link per dare un'occhiata a tutte le informazioni riguardo italiano intensivo e i pacchetti giù in descrizione o comunque potete visitare questo link. Questo significa quindi che io sono completamente contraria all'uso dell'intelligenza artificiale? No, non interamente. Può essere un buon sostegno qualche volta, sicuramente. Però mi raccomando, non deve sostituire la connessione umana. E anche perché, in realtà, anche l'intelligenza artificiale ha i suoi limiti. Innanzitutto limiti di carattere grammaticale. Vi posso garantire che spesso metto a prova l'intelligenza artificiale sulla grammatica, faccio domande dettagliate sulla grammatica e molto spesso ricevo risposte errate. E poi c'è un altro problema. L'intelligenza artificiale è molto accondiscendente.
è quasi sempre d'accordo con voi. Ma le persone vere nel mondo reale non saranno sempre d'accordo con voi. E questa è anche una sfida. Avete bisogno di qualcuno che magari la pensa in maniera un po' diversa da voi, per avere una conversazione più stimolante, più interessante. Un altro consiglio che sento di darvi: se potete, scrivete a mano. Scrivere a mano aiuta non soltanto la vostra lingua in sé, ma anche proprio il vostro cervello. Lo sforza di più e lo costringe a pensare nella lingua straniera. Tutto questo è duro, è lavoro duro, ma è così che cresciamo. È molto facile quando siamo al computer o al cellulare e riceviamo la correzione automatica. Ma il nostro cervello non impara, al nostro cervello non rimane veramente quella correzione. Sono curiosa di sapere la vostra opinione, fatemela sapere nei commenti. Utilizzate l'intelligenza artificiale? Come? In quale quantità? Sono molto curiosa. Se volete proprio scoprire l'italiano autentico, quello parlato nella vita di tutti i giorni, io ho realizzato diversi vlog proprio per questo. In particolare il vlog con mia madre e mia zia al supermercato. Quello è l'italiano vero, autentico, quello che dovrete utilizzare in Italia e quello che sentirete in Italia. E come sempre lo trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Vi ricordo anche di passare dal nostro sito web se cercate la trascrizione scritta di tutti questi video che pubblico su YouTube. Non dimenticate poi di seguire l'Ernamo su tutti i social, proprio tutti, perché ci sono tanti contenuti esclusivi che pubblichiamo solo lì. Con questo è tutto, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video, d'accordo? Ciao ciao! Ecco, vedete, l'intelligenza artificiale, il bacio finale, non ve lo darà. E io invece sì.